Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi come vedete siamo in compagnia della mia Captur 1000 TCE GPL 100 cavalli e sono qui perché finalmente domani vado in ferie, wow, non vedo l'ora. Farò un cost to cost perché partiamo dal mare Adriatico, quindi da Caorle in provincia di Venezia, per arrivare nel Mar Ligure, in Liguria appunto, in provincia di Savona, per la precisione a Ceriale. Quindi partiremo appunto da Caorle, prenderemo l'autostrada a Venezia, a Mestre, per poi proseguire fino a Brescia. A Brescia giriamo giù, andiamo fino a Cremona. Cremona facciamo una sosta dove faremo colazione e dove farò il pieno di GPL perché domani è domenica, e però ho trovato un benzinaio appunto che è aperto col GPL. Questo è uno dei problemi dei GPL perché non trovo i distributori self-service e quindi bisogna trovare un distributore che sia appunto aperto. Più o meno da Caorle a Ceriale sono più di 500 km e con un pieno non penso mi basti. Non dico che non penso che mi basti perché non ho mai fatto un viaggio abbastanza lungo con questa Captur qua. Con l'altra Captur sì, ma questa ha anche la sesta marcia, a differenza dell'altra che aveva la quinta e basta, e secondo me questa consuma meno. È da vedere perché la maggior parte dei chilometri saranno fatti tutti in autostrada. Quindi adesso cosa facciamo? Vado al distributore, resetto il tutto, faccio un bel pieno di GPL e poi domani mattina si parte. Non so se farò vedere la partenza perché partiremo domani mattina molto presto e vediamo anche quanto assonnati siamo. Poi comunque quando ci fermiamo a Cremona rifaccio il pieno e vediamo quanto abbiamo consumato di media. Saremo 3 persone, io, mia moglie e mia figlia, comunque 3 adulti, più tutti i bagagli di una settimana con 2 valigie grandi, poi c'è il beauty, ci sono varie borse per la spiaggia e anche per la montagna, e quindi ne vedremo delle belle. Andremo lì, faremo una settimana di giretti, poi torniamo a casa che saranno altri 500 e passa chilometri. Io penso che alla fine faremo sui 1500 km. Vediamo come va e alla fine ve lo racconterò. Quindi ci vediamo. Eccoci qua, ore 5 del mattino, 17 gradi, pronti per la partenza. Qui abbiamo un'autonomia di 480 km in GPL e adesso andiamo a impostare il nostro navigatore, che è molto semplice. Andiamo qua, 2 ore 32 per la prima tappa, arriveremo lì alle 7:30 che è il distributore di GPL dove dobbiamo fermarci, che per fortuna è aperto anche di domenica mattina. Quindi partiamo e ci aggiorniamo. Eccoci qua, siamo in autostrada. Come vedete ho impostato il cruise control a 127 km/h, limite 130, abbiamo una media di 8 litri per 100 km di GPL e tra un po' ci fermeremo a Cremona per fare il pieno di GPL. Comunque non c'è traffico, si viaggia bene e al momento niente altro da segnalare. Adesso ci fermiamo a Cremona e facciamo il pieno. Abbiamo fatto il pieno, ecco qua, abbiamo 13.296 km, 24 litri di carburante GPL a un prezzo di 0,659, costa 16 euro. Sono le 7:47 del mattino e quindi abbiamo una media di consumo al momento, adesso andiamo a vedere, avete visto? 12,48 km con un litro di GPL. Bene signori, siamo arrivati nel nostro campeggio, abbiamo percorso 558,4 km per arrivare fino a qua. Ci siamo fermati, siamo andati a vedere anche uno dei borghi più belli d'Italia che è Borgo Verezzi, siamo in provincia di Savona. Qui siamo arrivati dal nostro, eccolo lì, il nostro bungalow. Qui abbiamo la nostra, proprio vicino vicino, sala barbecue, spero di fare qualche grigliata. E andiamo a vedere un attimo la media qual è stata. Allora, ci siamo fermati, come abbiamo visto prima, a Cremona per fare il pieno. La media mi dà di 8,5 litri per 100 km. Beh, non male, facendo tutta autostrada, perché sono tutti chilometri di autostrada, a parte 10 km forse. Siamo usciti a Cremona e poi a vedere il borgo, per il resto tutta autostrada. Non male, in 3 su, climatizzatore acceso e poi soprattutto tante valigie. Bene. Adesso in questi giorni lo useremo l'auto, dopo vedete l'autonomia è 190 km, quindi la userò, andrò a fare il pieno e vediamo quanti chilometri facciamo questa settimana e poi torniamo a casa e tireremo le somme. Comunque il primo pieno, come avete visto a Cremona, 16 euro,
penso che pagheremo più di autostrada che non di tutto quello che abbiamo speso. Bene signori, ci vediamo, ciao ciao! Abbiamo trovato un nuovo distributore, quindi 13.577 km, segnaliamo, carburante 18 litri 731, costo 14,46 euro, sono le 9,48 del 1° settembre e vediamo un attimo che cosa abbiamo fatto di media. Adesso dovrebbe, eccoci qua, 14,99, quasi 15 km con un litro di GPL, non male. Continuiamo la nostra strada. Rieccoci qua signori, purtroppo è arrivata l'ora di tornare a casa, sono finite le vacanze, è domenica oggi, sono esattamente, adesso vi mostro, ci sono 17 gradi, sono le 7:58, pronti per partire. Volevo farvi vedere una cosa che mi dà molto fastidio, e questo è un difetto della Captur, che io avevo lasciato il contachilometri qui per vedere quanti chilometri facevamo in totale, ma una mattina arrivo, accendo l'auto e si è azzerato da solo, io non ho fatto niente. Purtroppo questo è un problema che hanno riscontrato in tanti. E adesso vi mostro l'immagine che ho fatto il pieno di GPL per partire da qui, sempre per il discorso che oggi domenica non troveremo nessuna stazione di servizio fuori dall'autostrada aperta, ci sono le autostrade dove fanno appunto il pieno di GPL, il prezzo sarà un po' più alto, ma comunque ci serve quello lì. L'autonomia benzina è sempre 7,40, non è andato giù di niente. Adesso accendiamo l'auto. Eccoci qua. Adesso lei passerà al GPL in pochi secondi, è per questo che l'autonomia della benzina al momento ha consumato 0. Adesso passerà al GPL, è già passato al GPL. Vedete, autonomia 400 km, perché ho fatto il pieno ieri sera, siamo andati a fare un giretto e adesso partiamo. Quindi ci fermeremo un attimo sopra Genova e lì faremo una sosta dove mangiamo e andiamo a un'altra sagra e poi partiremo verso Caorle. Bene signori, io direi che è giunta l'ora di partire purtroppo e salutare tutti. Eccoci qua signori, arrivati sani e salvi a casa, abbiamo 14.271 km. Adesso andrò a fare il pieno e poi facciamo i calcoli di tutto quanto quello che abbiamo consumato e come è andata effettivamente. Eccoci qua a casa e adesso tiriamo le somme del nostro viaggio. Allora, siamo partiti con 12.997 km, siamo arrivati con 14.271 km e praticamente alla fine della fiera abbiamo fatto 1.274 km. Bene, in 3, col climatizzatore quasi sempre acceso, diciamo a parte la mattina le prime 2 ore, ma se no quasi sempre acceso, tutta autostrada di 1274 km, all'incirca 1100 li ho fatti in autostrada, in 3 con valigie e tutto, e le valigie erano tante. E quali sono stati i consumi? Bene, allora abbiamo avuto una spesa di 74 euro, facendo anche GPL in autostrada dove costa 0,899, a differenza di 0,649, 6,79 quello che abbiamo trovato, che sono 20 centesimi. Nel pieno dei 30 litri sono 6 euro di differenza. Comunque vabbè, fa parte del gioco, perché torno a ripetere, il GPL non si trovano i distributori direttamente self-service dove possiamo farceli noi. Altra cosa da dire che ho trovato un po', io ho iniziato a andare dentro sui distributori a Brescia e lì non era disponibile perché stavano facendo manutenzione. Poi poco prima di Verona, stessa cosa, stavano facendo manutenzione e non c'era scritto da nessuna parte. Un altro distributore e anche lì avevano finito il GPL, fino a che al quarto distributore siamo arrivato e ho potuto fare il GPL. Era quello più caro, però vabbè, siamo arrivati e c'era il GPL. Costa sempre meno della benzina, quindi a tutti quelli che dicono del discorso dell'auto elettrica, almeno le colonnine ci sono, magari saranno anche occupate, ma un quarto d'ora comunque si fa il pieno. Non è che col GPL siete così tranquilli. Sì, ho sempre la benzina disponibile, ho il serbatoio della benzina che posso farlo, però comunque, aperta e chiusa parentesi. Abbiamo consumato 74 euro di GPL, quindi secondo me una buona media. Quanto è costato ogni 100 km? Quanto mi costa? La media è stata di 5,8 euro, quindi meno di 6 euro per fare 100 km a GPL. Mi sembra una media più che buona.
E se non sbaglio, Federico di Recensioni Smart, lui è andato in Puglia mi sembra con la Duster ibrida, ha fatto un 18, quasi 17,9 di media a benzina. Io invece ho fatto un 13,21, quindi a vederla così dici, boh, costa molto di più. No, perché il GPL costa meno della metà, è come se io avessi fatto quasi 30 km con un litro di benzina. A parità di prezzo, parliamo sempre a parità di prezzo, quindi avere neanche 6 euro per 100 km in autostrada in 3, secondo me, e chi è stato in Liguria o chi abita in Liguria sa come sono fatte le strade lì. Si parte da Tortona, poi si va su fino in salita e poi si torna giù a Genova. La strada non è che sia stato, c'erano lavori in corso, c'erano di tutto, e in effetti là la media è andata più giù del GPL e sono arrivato fino a 14 e qualcosa, perché rallentamenti, vai più piano, la media più bassa, eccetera. Quindi alla fine della fiera conviene il GPL? Sì, conviene tantissimo, anche perché per differenza di prezzo dal benzina, secondo me conviene, non ci sono altri problemi. L'unico problema è organizzare un attimo il viaggio per fare il pieno, ma comunque avete sempre il serbatoio di benzina da passa 40 litri. Non è solo questo, un viaggio non deve essere solo questo, non solo consumi. Come si è comportata la Captur? Benissimo. A parte il reset del discorso che avete visto di chilometri si sono resettati, molto bene, comfort. Secondo me è un'auto per viaggiare, non è tanto un'auto per girare qua, fare quei 20 km, 10 km, ma tu la metterai in viaggio, ti metti in autostrada in sesta, motore riposato, impostato il cruise e vai tranquillo. Tutti gli ADAS che ti aiutano e tutto. ADAS che ogni tanto un po', anche sono un po' pesantini, non in viaggio, ma sulle piccoli spostamenti. Però in autostrada così, tanto di cappello. Quindi Captur promossa, consumi promossi, GPL promosso, e finalmente, mentre ero via, ho visto che è arrivato l'annuncio da parte di Dacia che faranno un motore ibrido GPL col cambio automatico. Finalmente. Fanno questo 1200 che dovrebbe portarlo a 150 cavalli col cambio automatico, un mild hybrid, quindi comunque un buon aiuto, però finalmente col cambio automatico. E spero che lo metteranno anche nella nuova Captur, perché quello lì vorrebbe dire tanta cosa. Il cambio automatico, avere un piccolo ibrido che si ricarica nelle discese, sarebbe perfetto. Vabbè, quello sarà un futuro. Prima di chiudere voglio dirvi una cosa. Ho speso 74 euro di GPL e ho speso 81,20 euro di autostrada. Impressionante. Quindi quando andiamo a fare la storia dei consumi, calcoliamo anche che abbiamo l'autostrada da pagare. Perché signori, già ho speso più di autostrada che di GPL. Vabbè. Quindi GPL conviene? Sì. La Captur va bene? Sì. Comfort? Sì. È stato un bel viaggio, sono state delle belle vacanze, abbiamo visto dei posti magnifici e bello bello bello. Se andate a fare la costa ligure andate tranquillamente, è molto molto bello e si mangia veramente bene. Abbiamo fatto 4 sagre praticamente di festa. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un like, 2, 3, commentate più che potete, scrivetemi, chiedetemi, io cercherò di rispondervi e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!